Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale dedicato alle piante e alla cura del verde. Oggi parleremo di una pianta d'appartamento molto amata che troviamo un po' dappertutto, è la Dieffenbachia. Oggi parleremo della potatura della Dieffenbachia. Eh sì, perché la Dieffenbachia può essere potata, anzi deve essere potata. Questa pianta con le sue grandi foglie verdi variegate è perfetta per fare un tocco di eleganza alla nostra casa. Ma per mantenerla sana e rigogliosa è importante sapere come e quando potarla. Sei pronto a scoprire tutti i segreti della potatura della Dieffenbachia? Allora continua a guardare. Allora cominciamo subito togliendo qualche dubbio perché potare la Dieffenbachia. La potatura è molto importante per vari motivi. Uno più che altro è una pulizia. Rimuove le foglie danneggiate o malate. Le foglie gialle e secche può essere un segnale che la pianta non sta tanto bene, non è nella posizione giusta, non ha ricevuto abbastanza acqua, abbastanza luce o troppa luce, quindi è un segno di stress della pianta. Noi facciamo la potatura, più che altro lì sarebbe una pulizia, no? Togliere i rami secchi, le foglie secche e tutte queste cose. Un secondo motivo è per controllare la crescita. Sappiamo che questa pianta, la Dieffenbachia, c'è questa tendenza di crescere in alto e alto, sempre più in alto, no? E potarla aiuta a mantenerla più compatta e armoniosa per i nostri ambienti domestici. Un terzo motivo molto valido, secondo me, per potare la nostra Dieffenbachia è chi non ha il problema della Dieffenbachia che cresce, ha le foglie in alto e rimane tutta spoglia sotto. Quindi tagliare i rami più vecchi favorisce la crescita delle nuove foglie più sane, più belle, più grandi, ossia foglie più sane e vigorose. Allora ti viene la domanda, ma quando potare? Il momento migliore per potare la Dieffenbachia è la primavera e inizio estate, quando la pianta è in un periodo di crescita ottimale e attiva. Dicono di evitare di potarla d'inverno perché è a riposo vegetativo e potrebbe stressare troppo la pianta. Però io penso un po' in maniera diversa, perché se la tengo a casa in una temperatura ottimale, in un'incisione luminosa ottimale, e la bagno e la curo e quell'altro, poche volte vanno a riposo vegetativo, diminuiscono un pochino per la luce. Il problema principale è la luce. Più luce c'è, più la pianta cresce, fa la fotosintesi. Però sto facendo a questo periodo perché tra 2 settimane cambia completamente. Allora la pianta asciugherà un pochettino e avrà quello splendore, quello boom della primavera, perché ha più luce, perché adesso se guardate c'è più luce, ossia le giornate si sono allungate e c'è più luce, ma voi potete aspettare un altro pochettino se volete per essere più sicuri. Allora mi direte, e basta pota questa pianta! Ma non è così. Se sto spiegando le cose è perché dovete capire perché fare e come fare e dopo fare, non solo imitare un gesto che faccio io, perché ogni pianta cresce in maniera diversa, quindi dovete capire come e perché, dove farlo. Hai capito? Allora, parliamo subito di quello che si tratta il video, no? Ossia come potare. Prima di cominciare, dovete assicurarvi che avete gli attrezzi giusti. Cesoia o un coltello molto affilato e disinfettato. Andiamo a disinfettare, dai. Alcol. Andiamo a disinfettare con l'alcol. Pronto all'uso. Appoggio qua. Ben disinfettato per evitare di trasmettere malattie alla pianta. Se ben che useremo solo per questa pianta qua, più che altro il pericolo è quando passa da una pianta all'altra, allora ogni volta devi disinfettarlo. Io lo disinfetto prima e poi ogni volta che passo da una pianta all'altra. Useremo un panno un po' umidino per pulire eventuali fuoriuscita della linfa. E poi, molto importante, aspetta, qua, i guanti in lattice. Dovete capire che la linfa della Dieffenbachia, oltre che velenosa, è molto irritante per la pelle, quindi proteggiamo le mani con i guanti. E adesso finalmente ecco come procedere.
Come potete vedere, la mia pianta è cresciuta in alto. Qua sono le gemme che vi avevo accennato, che dobbiamo risvegliare. Guarda, qua c'è una, qua c'è l'altra, questa si è risvegliata da sola. Vedete? E è cresciuta in alto. Come potete vedere, qua le foglie sono più piccole e invece se andiamo di là le foglie sono molto più lunghe e belle. Cosa succede? Che qua c'è meno luce e là di più, perché è vicino alla finestra, vicino, abbastanza, la luce entra di là e colpisce lì e qua c'è meno luce. Allora identifichiamo prima i rami secchi, brutti. Qua non abbiamo niente, solo questa foglia un po' giallina, guardate. Allora dove taglierò? Io, dato che qua vedete che già è spuntato altre 9 piante, io lascerò una gemma che la cerco e taglierò qui. E invece questa lascerò questa e dopo si sveglierà questa gemma e la taglierò qui. Quindi in sostanza identificare i rami o foglie da rimuovere, quelle secche, gialle, troppo lunghe, e poi tagliare il ramo alla base, appena sopra un nodo, come vi ho spiegato prima, appena sopra un nodo, guardate qua c'è il nodo, taglierò lì e qua lascerò questi nodi, appena sopra il nodo taglio questo nodo qua che è una gemma già svegliata. Se la pianta è troppo alta potete accorciare come farò con quello fusto lì. Farò così per favorire una crescita più compatta di queste due qua e anche di questa gemma che si è già svegliata. La taglio qui, come avevo detto prima. Non è difficile, è una pianta molto tenera, facile da tagliare. E asciughiamo la ninfa qua, in questa maniera. La lascio un pochettino qui che assorbe. E facciamo l'altra. E come prima, dopo il taglio, pulire con un panno umido la ninfa. Adesso la pianta si presenta così. Guardate. Dopo la potatura, la vostra Dieffenbachia avrà bisogno di un po' di attenzione, un po' più di attenzione, diciamo così. Cure dopo la potatura. Niente paura, adesso vi spiego. Dopo la potatura la vostra Dieffenbachia avrà bisogno di un'attenzione in più, diciamo così, no? Non è che cambia tanto, praticamente è l'attenzione che avevamo anche prima, però adesso un pochino più rigorosa. Innaffiata regolarmente, ma senza esagerare. Il terreno deve essere umido, ma non deve mai essere troppo bagnato giù. Mettere in una posizione luminosa, io non l'ho neanche cambiata, perché sta bene qua, l'ho tagliata qui, anche perché siamo in pieno inverno e non voglio causare ulteriori stress alla mia pianta, quindi l'ho portata nello stesso posto che è, perché io credo se le piante stanno bene lì, meglio non cambiarla, perché se le piante piacessero essere cambiate di qua e di là, loro avevano gambe, loro hanno radici per stare nello stesso posto, quindi la lascio lì, ma giusto è se tu lo fai in primavera mettere in un posto più luminoso, senza prendere i raggi diretti del sole. La Dieffenbachia si brucia, non gli piace l'incisione diretta del sole, quindi attenzione alla luce. E evitare le correnti d'aria. Le correnti d'aria anche è una pianta che non gli piace molto, le correnti d'aria. Le correnti d'aria e sbalzi di temperatura può essere fatali alla nostra Dieffenbachia. E se avete domande o suggerimenti lasciate un commento qua sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale per altri suggerimenti come questo sul mondo delle piante. Ed ecco qua la nostra pianta di Dieffenbachia ora pronta per crescere ancora più bella e rigogliosa. Ricordate, la potatura di una pianta non è solo una questione di estetica, ma anche di salute per la pianta stessa. Se mi chiedete, ma Paola cosa fai con questi fusti adesso? Non vi preoccupate, io farò un video facendo vedere tutto quello che faccio con queste qua. Diventeranno 9 piante, guardate, mica che butto via questa meraviglia. Diventeranno 9 piante per un bel progetto che ho. Se siete curiosi, continuate a seguirmi. Ringrazio a tutti che siete arrivati fin qua e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!